Ciao amici di Lilli, bentornati nel nostro angolo dedicato ai felini. Oggi vi porto alla scoperta del gatto serval, non propriamente un animale domestico, ma un felino selvatico originario della savana africana. Antenato del savanna, una razza felina con una componente selvatica, ma allo stesso tempo molto alla moda. Origini: la savana africana. Con serval si identifica una specie a sé stante, non la razza di un gatto. Stiamo parlando del Leptailurus serval, conosciuto semplicemente come serval. Il nome deriva probabilmente dal corrispettivo portoghese della parola lince. Si tratta di un felino dallo straordinario aspetto esotico, ma che per gli amanti dei gatti ha un'importanza particolare. Dal serval, infatti, deriva una razza relativamente giovane che ha preso il nome dall'habitat del suo antenato, la savana. La razza felina savanna nacque infatti alla fine degli anni '80 dall'incrocio tra un siamese e un servalo. Non è detto che gli esemplari delle due specie riescano a riprodursi. Nel regno animale ci sono spesso degli ibridi che nascono con dei limiti a livello riproduttivo. Un esempio di questa limitazione è rappresentato dal mulo, risultato dell'incrocio tra cavallo e asino. Si tratta di un animale che non può riprodursi. E lo stesso discorso vale per l'incrocio tra gatto e serval. Le femmine nate da questo incrocio sono fertili, mentre i maschi delle prime generazioni non sono in grado di riprodursi. Quella del savanna è una razza che si è imposta subito per il suo aspetto particolarmente esotico e selvaggio. Si tratta di una razza riconosciuta ufficialmente, ma, per il fatto di discendere da un predatore come il serval, in certi casi risulta acquistato solo come trofeo da esibire. Per la riuscita dell'allevamento era necessario allevare degli esemplari di serval, addomesticarli e farli socializzare con i gatti, loro parenti più piccoli. Tuttavia, l'habitat naturale di un felino primitivo come il serval sono le distese sconfinate della savana africana, soprattutto quelle a sud del Sahara, dove è spesso possibile incontrarlo. Al di là del periodo dell'accoppiamento, il serval conduce nella savana una vita solitaria. La sua popolazione non è a rischio, ma negli ultimi decenni si è parecchio ristretta la sua area di diffusione in natura. Aspetto del serval. Un tipico felino selvatico. Basta guardare un serval per capire subito che non si tratta di un comune gatto domestico, ma di un felino più grande, che ricorda piuttosto un ghepardo o un suo parente più piccolo come il gattopardo, ocelotto. L'altezza al garrese oscilla tra i 54 e i 62 cm, mentre la lunghezza può raggiungere il metro. Le femmine pesano tra i 9 e i 12 kg, mentre i maschi possono arrivare a pesare fino a 18 kg. Se paragonato agli altri felini, il serval è quello con le zampe più lunghe in rapporto al resto del corpo. Proprio come altri felini maculati, ha il pelo adornato con macchie che gli servono per mimetizzarsi. Tuttavia, le macchie possono differire di molto in base all'esemplare ed essere grandi o piccole. La testa spicca per le sue dimensioni ridotte, che fanno sembrare le orecchie del serval ancora più grandi. Le orecchie di alcuni esemplari ricordano quelle di un pipistrello. Nel suo insieme, il corpo del serval esprime la tipica grazia del predatore e la forza riscontrabili anche nei suoi parenti felini più grandi. Carattere. Come ci si potrebbe aspettare, il serval ha un carattere selvaggio, così selvaggio che spesso non è possibile addomesticarlo. Gli esemplari che vivono in cattività saranno sempre piuttosto schivi nei confronti dell'essere umano, mentre quelli addomesticati possono diventare più o meno docili. Se fin da piccoli vivono in compagnia dell'essere umano, giocheranno e saranno affettuosi con loro. Tuttavia, il loro è un carattere più primitivo e selvatico, se paragonato a quello di un comune gatto domestico. In tal senso sono sempre vigili e attenti, mostrando curiosità per tutto ciò che li circonda. Se da cucciolo viene fatto opportunamente socializzare, il serval è un felino che va spesso d'accordo con i suoi simili. Tuttavia, il suo carattere particolarmente selvatico lo rende poco adatto alla convivenza con altri gatti domestici, essendo spesso un po' troppo diverso per tanti aspetti e rischiando di ferirli inavvertitamente. Dopotutto gli animali, quando giocano ad azzuffarsi, sono in grado di triplicare il loro peso. Alimentazione del serval. Quando il serval caccia nel suo habitat naurale, in Africa,
si avvicina silenzioso a pochi metri dalla preda e la assale con enorme destrezza. È in grado di fare grossi salti in avanti e verso l'alto e può addirittura afferrare con le zampe uccelli in volo che, assieme a lepri e piccoli roditori, sono le prede che preferisce cacciare. Quando ne ha l'occasione, il serval caccia anche antilopi molto giovani. Gli esemplari allevati in cattività devono essere nutriti con carne fresca e per questo motivo è utile documentarsi in modo approfondito sulla dieta BARF per gatti. Molti allevatori consigliano un'alimentazione a base di carne cruda anche per il Savanna, la razza felina che discende dal serval. Tuttavia, un'alimentazione a base di carne non può bastare sul lungo termine. Il corpo di un gatto ha bisogno anche di vitamine e minerali, ed è per questo motivo che è molto importante fare uso di specifici complementi alimentari per gatti. Per nutrire un serval nel modo giusto è quindi necessario avere alcune competenze specifiche, così come è necessario rivolgersi ad un veterinario esperto di animali selvatici per un'opportuna prevenzione sanitaria. Allevamento. Serval e Savena. Serval e gatto domestico si differenziano per la loro corporatura, che mette alla prova gli allevatori di una razza come il Savanna. Questa differenza costituisce un pericolo per il gatto domestico che, se anche tecnicamente in grado di riprodursi con il serval, non per questo è adatto a farlo. Il serval ha un corpo più grande e forte, se paragonato a quello minuto di una gatta, la quale potrebbe subire importanti ferite durante l'atto di accoppiamento. Un altro problema è rappresentato dal periodo di gestazione del gatto, che si aggira attorno ai 63 giorni, mentre nel serval è più lungo, raggiungendo i 73 giorni circa. Esiste quindi la possibilità che da un incrocio nascano dei cuccioli prematuri, i quali avranno spesso bisogno di supporto da parte dell'uomo, sempre che riescano a sopravvivere. D'altro canto, se la femmina di un serval si accoppia con un gatto, che è di dimensioni inferiori, e riesce a portare a termine la sua gravidanza, c'è il rischio che poi non riconosca cuccioli così piccoli. Un cucciolo di serval in salute pesa alla nascita attorno ai 250 grammi, mentre un gattino pesa in media dai 90 ai 110 grammi. Per inciso, gli esemplari maschi appartenenti alle prime 3 generazioni nate da questo incrocio sono sterili. Il serval può essere considerato un animale domestico? Il serval può essere considerato un animale domestico? La bellezza di questo animale elegante e selvaggio accende il desiderio di alcuni appassionati di animali esotici e prestigiosi, i quali vorrebbero allevare ed esibire un serval in casa propria. Tuttavia, si tratta di un animale con esigenze estremamente complesse in termini di allevamento. Anche se si riuscisse a soddisfare queste necessità, rimarrebbero comunque delle perplessità. Il serval è un animale che vive nella savana africana e dovrebbe essere allevato in appartamento. Perché farlo quindi vivere all'interno di un recinto in Europa? Stesso discorso vale per i suoi diretti discendenti. Nella maggior parte dei paesi europei è necessaria un'autorizzazione specifica anche per allevare le generazioni successive ad un incrocio tra un serval e un gatto domestico. Le normative per l'allevamento di serval e ibridi. Ogni paese ha proprie normative interne che regolano l'allevamento di animali esotici quali il serval. Come detto, tali normative coinvolgono spesso anche le generazioni successive, nate dall'incrocio tra serval e gatto domestico. Di norma, il possesso di questi animali deve essere dichiarato e le norme possono regolare anche le condizioni in cui devono venire allevati, comprese indicazioni sulle dimensioni minime e l'allestimento dei recinti. In tutti i paesi è inoltre vietato lasciare questi animali in libertà, dal momento che esiste il rischio molto elevato che reclamino la loro indipendenza e sfuggano alla custodia del proprietario. In Italia, un apposito decreto ministeriale del 1996 stabilisce che possano essere acquistati e tenuti tra le mura domestiche solo gli esemplari di quarta generazione, F4, nati in cattività e regolarmente acquistati da allevatori autorizzati. Chi vuole allevare un serval o un felino suo diretto discendente deve quindi fare prima i conti con le normative vigenti nel proprio paese. Per il benessere del serval è inoltre importante che il suo padrone gli offra la possibilità di nuotare. Analogamente al gatto domestico, un serval allevato in cattività può arrivare ai 20 anni di età, vivendo in media più del doppio degli esemplari in libertà.
I Savanna, diretti discendenti del Serval. Chi non riesce a resistere al fascino dell'esotico e piuttosto che un Serval sta pensando di accogliere in casa un Savanna, può orientarsi verso un gatto di quarta o quinta generazione che abbia ben socializzato e che non sia soggetto ad alcuna limitazione. Tuttavia si tratta di una razza adatta a quei padroni consapevoli di accogliere in casa un gatto dal carattere molto vivace e che sono in grado di soddisfare le sue esigenze, che prevedono un impegno non da poco. Il prezzo in euro di questo felino dall'aspetto esotico ha non meno di 4 cifre e si tratta comunque di esemplari dal costo molto più accessibile di quello degli esemplari di prima generazione, che a volte raggiunge il prezzo di un'utilitaria nuova. È un costo tuttavia ragionevole, dal momento che l'allevamento di ibridi o addirittura di Serval richiede non solo un grande impegno economico, ma anche conoscenze particolarmente approfondite. Un'altra razza ibrida, frutto dell'incrocio tra un felino selvatico e una gatta di Abissino, è il Caracat. Un incrocio, appunto, tra un gatto domestico e un caracal, detto anche lince del deserto. Si tratta tuttavia di una razza ancor più rara del Savanna. Chi non è alla ricerca di un gatto così esclusivo, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare al fascino dell'esotico, dovrebbe orientarsi verso una razza come il gatto del Bengala. Il Savanna può essere quindi considerato un Serval in miniatura. Tuttavia, la somiglianza degli esemplari appartenenti alle generazioni successive può variare. Chi desidera allevare uno di questi gatti deve avere parecchio spazio a disposizione, come quello offerto da un grande appartamento o ancor meglio da una casa dotata di un giardino messo in sicurezza. Molti Savanna stringono un forte legame con i propri padroni e amano passare del tempo in loro compagnia. Quando giocano possono essere più impetuosi e irruenti di altri gatti. Il consiglio quindi è quello di allevare contemporaneamente 2 esemplari di Savanna che potranno giocare tra loro e dare libero sfogo alla propria natura. Meno consigliabile è invece l'allevamento di un Savanna in compagnia di razze più tranquille come il British Shorthair o il Persiano, anche se un padrone esperto potrebbe riscontrare delle eccezioni. L'esperienza è un elemento fondamentale per tutti quei padroni che desiderano accogliere un Savanna in casa propria. Si tratta di un gatto che va acquistato esclusivamente da allevatori che vendono esemplari con pedigree. L'allevamento degli ibridi richiede un enorme impegno e ad occuparsene devono essere soltanto allevatori esperti. Scheda del Serval. Nome scientifico: Leptilurus serval. In breve, specie a sé stante, il Serval non è un gatto, ma un felino primitivo che abita la savana africana subsahariana. In Italia non è legale detenere questo animale selvatico per le prime 4 generazioni. Origine: Africa. Peso: 10-18 kg i maschi, 9-12 kg le femmine. Altezza algarrese: tra i 54 e i 62 cm, lunghezza sino a 100 cm. Gestazione: più lunga rispetto ai gatti, 73 giorni in media. Pelo: corto, con sottopelo folto e morbido. Colore: oro, beige con macchie e strisce nere, utili per mimetizzarsi nella savana. Occhi: colore marrone o verde. Prezzo: in Italia non si può acquistare negli USA, il prezzo varia molto, tra i $3.000 e i $10.000. Carattere: selvaggio e come tale fondamentalmente non addomesticabile. È curioso, indipendente, agile e vigile. Con il freddo e la pioggia tende ad essere ancora più attivo. Cura del pelo: minima. Malattie comuni: nessuna nota. Tendenza al sovrappeso: no. Va d'accordo con i bambini? No. Va d'accordo con gli altri animali? No. Adatto alla vita in appartamento? No. E voi avete mai avuto l'opportunità di incontrare un gatto Serval? Vi piacerebbe accoglierne uno nella vostra famiglia? Scriveteci nei commenti le vostre esperienze o curiosità. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Alla prossima, amici di Lilly. Miaoa!